Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Lo scorso episodio abbiamo spiegato l'importanza... Devi fare un video dove parli e non sai parlare. Ok, no. Nello scorso episodio abbiamo spiegato l'importanza del filtro biologico. Senza di questo l'acquario farebbe davvero fatica a funzionare nel modo giusto. Oggi vi aiuteremo a scegliere il metodo di gestione più adatto a voi per creare il giusto filtro. Come abbiamo anticipato settimana scorsa, i due metodi più famosi sono il berlinese e il DSB. Lo scopo è il medesimo, ma l'allestimento è diverso. La scelta tra l'uno e l'altro va fatta in base al gusto personale e alle caratteristiche di alcuni animali che vorrete inserire nella vostra vasca. Iniziamo dunque con il metodo berlinese puro, ossia una vasca priva di sabbia aperta per favorire gli scambi gassosi e un'elevata quantità di rocce che fungono da casa per i nostri batteri. La quantità di rocce da inserire si basa spesso su una regola matematica, ma noi preferiamo parlare di spazi e di forme delle rocce piuttosto che di chili. Questo perché non tutte le rocce sono uguali, vengono da diverse parti del mondo e hanno composizioni diverse, e di conseguenza avranno pesi e ingombri differenti. Si possono scegliere rocce vive, di importazione o di altre vasche, oppure rocce sintetiche che troviamo spesso inoculate con batteri. Queste ultime sono spesso molto più leggere rispetto a quelle prelevate dal mare, quindi a parità di grandezza ci potremmo trovare di fronte a pesi molto diversi. Questo per farvi capire che a parer nostro è meglio costruire una rocciata in base agli ingombri nel nostro acquario piuttosto che comprarle in base al peso. Le rocciate minimal, ad esempio, le consiglierei solamente agli acquariofili più esperti, che sono in grado di gestire il carico organico con altri metodi. Meglio una roccia in più piuttosto che una in meno. L'importante è non ammassarle tutte insieme, impedendo così una buona circolazione dell'acqua. Il movimento dell'acqua è un fattore essenziale per la salute degli animali, perché gli scarti dei pesci e i detriti tendono col tempo a Allora, questo perché gli scarti dei pesci e i detriti tendono col tempo a depositarsi sul fondo dell'acquario e probabilmente anche sui coralli. Prevenire e conoscere i punti di deposito ci aiuterà nella rimozione di questi elementi in eccesso durante i cambi dell'acqua. L'assenza della sabbia infatti ci permette di gestire meglio i depositi aggiungendo delle pompe di movimento sul fondo. Uno strato sottile dà sicuramente un tocco più naturale al nostro acquario, potrebbe però diventare una lettiera se non gestita nel modo corretto. All'inizio è sempre meglio prediligere la pulizia piuttosto che l'estetica, perché c'è sempre tempo per apportare modifiche. Infine, il metodo berlinese puro prevede l'utilizzo di uno schiumatoio dimensionato adeguatamente ai risultati che vogliamo ottenere. Vi ricordiamo come sempre di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube di Arto e di Darifest. Ricordatevi che ci vediamo anche venerdì prossimo con la seconda parte. Io sono Riccardo E io sono Luca. e questo era Da Podcast.